Ehi la Riders e benvenuti dal vostro Medors. Dopo tantissimo tempo finalmente sul canale torna la rubrica dedicata alle recensioni. Rimaniamo sempre sul settore del divertimento a basso costo come con l'ovale GP0, ma questa volta parleremo di un'altra tipologia di moto molto diffusa, ossia la pit bike, sulla quale ho fatto anche un video in precedenza, e in questo caso parlerò nello specifico della Dream Atom 201 TS9. A differenza dell'ovale, che ho avuto per, diciamo, sporadici eventi a disposizione, con questa moto ho avuto un rapporto, diciamo, più lungo, anche perché alla fine è stato proprio un acquisto effettuato da me per divertirmi, e quindi, diciamo, ho avuto modo di viverla appieno, sia per quanto riguarda gli aspetti, diciamo, positivi, sia per quelli negativi. Innanzitutto, parliamo un attimo della Dream. La Dream è una casa italiana specializzata appunto nel settore, diciamo, delle mini bike, delle pit bike, mini GP, mini motard, fondata nel 2003 e ha sede in Italia, più precisamente a Seren del Grappa, nel Veneto. E offre diverse, diciamo, opportunità, diverse tipologie di pit bike per le varie esigenze, che sia semplicemente a scopo ludico o magari con velleità un po' più sportive per arrivare poi magari ai modelli pronto gara. E questa possibilità di scelta è rivolta per tutte le cilindrate. Questa pit bike si colloca esattamente nel mezzo tra il ludico e l'agonistico, dato che ha delle prestazioni parecchio elevate, tant'è vero che la mia scelta è ricaduta su questa pit bike rispetto ad un'altra, oltre che per il rapporto qualità-prezzo anche per un discorso di potenza, perché comunque, come già accennato in precedenti video, non sono di stazza piccola, quindi qualche cavallo extra mi serve, e nonostante tutto soffre comunque. Ma adesso passiamo, diciamo, agli aspetti tecnici di questa moto. Il motore è un 201 di cilindrata ed offre una discreta cavalleria, all'incirca 18-19 cavalli, ed ha una compressione spaventosa, tant'è vero che per accenderla buona parte della sudata che si fa in pista la si fa per accendere, perché ovviamente l'avviamento è a pedivella, ma volendo c'è anche possibilità di installarne uno elettrico. Come molte pit bike ha un cambio manuale a 4 velocità, quindi neutra, prima, seconda, terza e quarta, e una frizione a 5 dischi. Dunque, per quanto riguarda il discorso del cambio, così come viene fornita di serie, ha dei rapporti molto corti. Considerate che la prima più o meno è giusto proprio per accendere la moto e fare quei 2-3 centimetri di distanza da percorrere, dato che è veramente corta. Anche la seconda sembra quasi una prima, per capire quanto sono corti i rapporti. Mentre terza e quarta danno un po' più soddisfazione, anche se comunque ho constatato una mancanza di allungo sul dritto. Ma è anche vero appunto che è un 201 di cilindrata e il tipo di rapporti comunque conferisce tanto divertimento perché spara molto in basso, entra subito. Anche a velocità minima e con una marcia magari un po' più alta del dovuto, comunque riprende e non ha troppi tentennamenti. Adesso veniamo a una delle note dolenti a mio avviso, ma che purtroppo poi documentandomi poi attraverso vari forum sembra non essere esclusiva della Dream o comunque di molte case di pit bike, ossia il carburatore. Tanto poi lascio anche il link sotto in descrizione, quindi potrete vedere là tutto il comparto tecnico di questa moto. Quindi potete vedere da questo link tra i vari aspetti appunto il carburatore, che viene dato come un Mikuni da 26 mm. Purtroppo, e questa come già detto è una cosa comune a diverse case, tendono a mettere dei carburatori che non sono veri Mikuni, ossia Mikuni ha anche, diciamo, oltre al classico che conosciamo tutti, il giapponese, c'è anche un Mikuni cinese presente sul mercato e purtroppo spesso e volentieri mettono o Mikuni o nel caso mio addirittura sulla scheda c'è scritto Mikuni, avevo un carburatore Molkt che comunque è un altro cinese con cui qualcuno si trova bene e qualcuno no, e per me quel carburatore è stata un'esperienza disastrosa. Già dalle prime volte iniziava a sfiatare senza tanto senso, fino poi arrivare alla fine a trasudare proprio benzina, quasi come stesse sfiatando direttamente dalla vaschetta, quindi è stato un disastro e sono stato costretto a cambiarlo con un Mikuni da 28 originale giapponese, e devo dire che da quando ho montato quel carburatore la moto ha fatto anche un salto in avanti in termini di prestazioni. Però è un concetto sbagliato, può sembrare quasi pubblicità ingannevole, cioè se io leggo carburatore Mikuni 26 mm e tu mi metti un Molt
Comunque, devo dire la verità, non mi è piaciuta molto, però come già detto è una strategia adottata da diverse case italiane e non. Veniamo adesso alla ciclistica. Il telaio è perimetrale a traliccio in acciaio al cromo ad alta resistenza. Devo dire la verità, è un buon telaio, molto resistente, riesce anche appunto a reggere sollecitazioni con un peso importante sopra. Io peso 95 kg, quindi l'ho testato abbastanza bene, regge anche bene cadute abbastanza veloci e brusche, quindi da questo punto di vista è ineccepibile la qualità del telaio, mentre è un po' diversa la qualità delle sospensioni. Tant'è vero che davanti troveremo delle forcelle regolabili ProShock Race da 735 mm, regolabili sia per quanto riguarda la compressione che l'estensione su ogni singolo stelo, che è un aspetto molto buono, però la qualità di queste sospensioni non è eccelsa. Anche qui si può ovviare o comprando appunto delle sospensioni, diciamo, top di gamma, oppure semplicemente portandole da un sospensionista molto bravo che magari può rendere competitive anche delle sospensioni del genere. Dato che l'ho acquistata per un uso prettamente ludico, quindi per divertirmi, non avevo intenzione di fare le gare, mi sono limitato a dare giusto una regolata compressione ed estensione appunto per consentirmi di guidarla con le mie caratteristiche fisiche e stop. Non ho ricercato troppo la prestazione suprema, però ritengo doveroso magari per chi invece di cercare una pit bike tanto per divertirsi ne vuole acquistare una anche per fare qualche gara, queste sospensioni non sono molto adatte, quindi comunque ci sono delle procedure da fare prima. Discorso differente invece per quanto riguarda il monoammortizzatore DNM Hornet RC da 360 mm con tripla regolazione, compressione, estensione e precarico molla, che sin da subito, quasi da una configurazione stock, ho dovuto regolarlo anche pochissimo, mi sono trovato subito a mio agio e lavora veramente bene. Veniamo al comparto dei freni. All'anteriore troviamo un disco a margherita da 220 mm, quindi con un diametro piuttosto dignitoso per una pit bike, e una pinza freno a doppio pistoncino flottante con pompa maggiorata. Sotto questo aspetto, devo dire la verità, i freni sono molto buoni, modulabili. Tra l'altro interviene anche il motore ad aiutarci col freno in questo caso, perché comunque è un monocilindrico molto spinto che ha tanto freno motore. E comunque l'anteriore funziona veramente bene, si riesce a pinzare forte senza comunque mai mettere troppo in crisi ciclistica e guida. Per quanto riguarda il posteriore invece, che è sempre un disco a margherita ma invece che da 220 mm da 200, è un po' diversa la questione. Questo disco viene azionato da una pinza freno flottante a pistoncino singolo, che se andiamo a vedere non è nemmeno troppo mordente sulla carta, ma in pratica è veramente facile portarlo al bloccaggio. Diciamo che con la configurazione stock con la quale viene venduta c'è anche una sorta di fermo che non consente di spingere totalmente giù il pedale del freno. E è una sorta di, diciamo, di ABS, serve appunto per prevenire il bloccaggio e per agevolare un po' il tutto. Una volta rimosso quello, tocca fare veramente attenzione con la pressione del piede, perché è molto facile intraversare la moto. I cerchi sono tubeless in alluminio da 12 pollici sia all'anteriore che al posteriore, mentre i pneumatici sono forniti dalla PMT, una delle società leader, se non proprio la leader per quanto riguarda la gommatura del settore a ruote piccole. E adesso veniamo, diciamo, all'ultima caratteristica di questa moto, che è comunque importante da tenere sott'occhio, ossia il prezzo. Attualmente è venduta al prezzo di 2020 euro, ma a questo c'è da includersi anche un carburatore, diciamo, adeguato, perché come già detto prima il carburatore originale è stato un vero disastro. Vale la spesa? Sì, però cercherei comunque di tenere qualche soldo, diciamo,
in più nel portafoglio. Punterei su un usato dignitoso, magari a 1.200-1.300, anche perché poi con esperienze di amici che si sono fatti motard usate, magari parecchie usate, però allo stesso prezzo del quale io ho acquistato questa pit bike nuova, un pochino fa effetto. Il prezzo comunque è allineato, perché le pit bike top possono arrivare anche a 4.000 euro. È una moto reattiva, divertente, facile per il neofita. L'Ovale insegna di più a guidare morbidi, a guidare sciolti e ad accompagnare, a non fare movimenti bruschi. Questa diciamo che unisce un po' il discorso dell'Ovale, perché comunque essendo più leggera è facile appunto destabilizzarla, ma ha comunque una stabilità e un peso molto più simile a una moto vera e propria. Quindi unisce perfettamente. Spesso e volentieri, soprattutto quando si sta forzando tanto, poi ultimamente ancora di più perché sto girando con delle gomme smaciullate, è veramente facile sentire la moto scivolare, però comunque allena molto la sensibilità e allena soprattutto la gestione dell'erogazione del gas, perché per divertirsi a pieno con questa moto, soprattutto nel mio caso che sono parecchio pesante, è necessario modulare attentamente il gas, quindi non chiuderlo totalmente, cercare di chiuderlo ovviamente il meno possibile e aprire con la giusta erogazione per arrivare full gas. Quello ovviamente un po' con tutte le moto, ma con questa ancora di più. Quindi ragazzi, questo è tutto, io spero che il video vi sia piaciuto, vi invito ad iscrivervi al canale qualora ancora non l'aveste fatto per restare aggiornati, condividete appunto questo video e ovviamente commentate, fatemi sapere sotto appunto nella sezione dei commenti se avete una pit bike, che modello avete, come vi trovate, la cilindrata, dove girate, fatemi sapere appunto un po' di cose e per il resto ci vediamo in un prossimo video, un lampeggio dal vostro Medors!